Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon inizio settimana. Andiamo anche oggi a riepilogare e commentare le ultime in casa Inter tra l'affare Calaili e il rischio dell'inserimento del Como, gli altri duelli con la società lariana partendo da Cialobà e le alternative che invece ci sono al difensore del Chelsea, passando poi per un retroscena su De Vrij e su tutte quelle che sono le ultime in casa nerazzurra. Iniziamo con ordine e partiamo da ciò che titola la Gazzetta dello Sport a proposito dell'Inter. Io vi ricordo anche il like al video, l'iscrizione al canale, gli hype, pochi semplicissimi click però che danno un grandissimo supporto. La Gazzetta titola Calaili si chiude, Inter tutto pronto, l'israeliano riposa e aspetta la firma. Niente test per il terzino con il Saint-Gilloise, a centrocampo il primo obiettivo è sempre Jones. Ovviamente partiamo dagli articoli su Calaili e leggiamo anche sul Corriere dello Sport. I giorni di Calaili, l'Inter deve salire oltre i 25 con i bonus, l'israeliano è pronto. Una trattativa caldissima, accordi fatti con il giocatore, va solo compiuto un ulteriore sforzo per dare l'esterno a Kivu in settimana. E sul tema, scrive anche Tutto Sport, leggiamo Calaili gioca ma solo per l'Inter. Ha detto sì a un accordo quinquennale a 1,8 milioni a stagione, sarà lui l'erede di Dumfries in nerazzurro. Ieri l'esterno israeliano è stato tenuto fuori dal test dell'Union Saint-Gilloise contro i rumeni della Steaua Bucarest. Ecco, praticamente l'Inter prova a stringere su Calaili e cerca di chiudere l'affare in settimana in modo poi da dare il calciatore a Kivu già per l'inizio del ritiro che è fissato per il 16 luglio, ritiro che quest'anno, ecco, come ben sappiamo, sarà in Germania. I termini dell'accordo saranno intorno ai 25 milioni. La Gazzetta riporta 25 bonus compresi, il Corriere dello Sport 25 più bonus, anche in virtù di un 15% che il club belga deve poi versare al Maccabi Haifa, il club precedente di Calaili. Occhio perché anche qui potrebbe profilarsi un duello di mercato col Como. È notizia praticamente di stamattina che il Como proverebbe ad inserirsi per Calaili, avrebbe offerto un prestito con obbligo di riscatto a 27 milioni. La notizia è stata smentita praticamente da fonti vicino alla squadra lariana, come riporta anche Sport Mediaset, però insomma è una notizia che arriva dal Belgio, quindi c'è da capire il Como è effettivamente interessato a Calaili oppure da Belgio spingono per far sì che l'Inter, ecco, acceleri e chiuda poi l'affare. Secondo me è più la seconda, io non penso che il Como sia su Calaili, non penso che ci sia una vera intenzione di inserirsi per l'esterno israeliano, però chiaramente, ecco, questi affari poi vanno chiusi. L'Inter comunque non sta rallentando su Calaili, anzi c'è l'accordo col calciatore, sta cercando di chiudere anche quello col club belga, comunque sono contatti frequenti. Secondo me la voce Como è stata messa in giro soltanto dal Belgio proprio per cercare anche di ottenere qualche milione in più, magari, ecco, visto che anche tra Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport notiamo delle differenze, secondo me il punto è proprio quello che dal Belgio cercano di ottenere quantomeno 25 più bonus. Dal mio punto di vista non è un affare a rischio e, come detto anche nei giorni scorsi, secondo me è un ottimo affare per l'Inter. Ecco, che rientra nei paletti e questo di per sé non è sempre un male se le caratteristiche corrispondono a quello che serve e secondo me Calaili ha caratteristiche ottime per fare il quinto, poi deve migliorare la fase difensiva. Nei giorni scorsi l'abbiamo ampiamente analizzato e quindi sappiamo che in fase di non possesso deve migliorare, deve integrarsi in un contesto tattico diverso, ma fu un passaggio che fecero a loro tempo anche Dumfries e addirittura Hakimi prima, quindi insomma chiaramente va inserito nel sistema di gioco dell'Inter, però secondo me le caratteristiche sono buone e non dobbiamo, ecco, farci un po' scoraggiare dalla cifra, perché in molti ho letto ma acquistiamo sempre per 25 milioni, un calciatore che arriva dal Belgio per 25 milioni cosa può dare all'Inter? Non focalizziamoci solo sulla cifra spesa, perché magari, per fare un esempio, Kondogbia costò 40 milioni e poi abbiamo visto che diede pochissimo apporto. Per fare un paragone, Bissek ne è costato 7, Sušić è costato meno di 15 milioni, Kvaratskhelia a Napoli costò meno di 15 milioni, quindi se si riesce ad anticipare la concorrenza, se si arriva prima sul calciatore, se si valutano bene le caratteristiche per quello che serve alla squadra, insomma, il calciatore può essere estremamente valido, può portare comunque
un qualcosa di positivo alla squadra anche quando il costo è un po' più basso. Arriviamo anche alle altre notizie di giornata e la Gazzetta dello Sport parlava di Jones. Ecco, torniamo un attimo sull'articolo del giornale rosa. A centrocampo il primo obiettivo è sempre Jones. Io penso che l'Inter non abbia depennato Jones, ma in questo momento non si sta assolutamente concentrando sul centrocampo, sia perché ci sono delle uscite da fare e al momento sembra un po' congelata anche l'uscita di Frattesi, perché non ci sono stati rilanci dal Nottingham, non c'è stata un'offerta dall'Italia come sperava il calciatore. Ecco, Frattesi spera di rimanere in Serie A, ma Juventus, Roma, Napoli, che erano le possibili pretendenti, non hanno mosso alcun passo nella direzione dell'acquisto di Frattesi. Quindi al momento è una cessione che rimane un po' congelata. Non ci sono novità sulla cessione di Akin Zamiro, tantomeno su quella di Aslani. Non penso che l'Inter lavori in questo momento per raggiungere un altro centrocampista. Tra l'altro, anche se dovessimo cedere Frattesi, io faccio una riflessione. Al momento l'Inter è completa a centrocampo. Senza l'arrivo di Jones si possono valorizzare ulteriormente Sušić e Stanković perché sicuramente avrebbero più spazio. Se arriva Curtis Jones alle cifre che chiede il Liverpool o insomma una cifra vicina, quindi magari non 40 ma per 35 milioni, arriva per fare il titolare e automaticamente riduce lo spazio per Sušić, per Stanković. Quindi insomma in un Inter che comunque ha necessità di investire anche in altri ruoli, non ha la priorità di investire a centrocampo, io direi puntiamo più sul difensore. Poi è chiaro, non significa che non investo 40 per Jones, allora ne spendo 80 per il difensore, questo assolutamente no, perché poi sarebbe un investimento che comunque comporta dei rischi dal punto di vista economico, comunque sarebbe un calciatore con un ammortamento, un peso a bilancio importante, quindi non chiedo naturalmente questo, però ecco, un Inter che deve concentrarsi comunque sul reparto difensivo e dove a centrocampo è completa e ha due ragazzi come Sušić e Stanković in rampa di lancio, insomma, secondo me non c'è nessuna necessità di andare ad inserire un calciatore da 40 milioni che poi per forza di cose va a togliere spazio agli altri più giovani. Proseguiamo anche con gli altri articoli di giornata e leggiamo per esempio ecco su De Vrij la scelta io in Grecia per vincere progetto top e c'è una parte interessante ecco del virgolettato dove leggiamo il contratto è in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte, purtroppo l'anno scorso non ho giocato molto all'Inter. Ecco, questo è un retroscena importante su De Vrij perché molto spesso ci si è concentrati sull'offerta economica. Quella dell'Inter era troppo bassa, il Panathinaikos offriva i 3 milioni, quindi De Vrij ha fatto una scelta economica. Secondo me non è inciso soltanto quello, perché De Vrij lo scorso anno ha giocato solo 7 partite da titolare in Serie A, nonostante per esempio l'infortunio di Acerbi non è stato molto utilizzato ed è chiaro che questo probabilmente avrà spinto De Vrij anche a cercare magari una squadra che potesse assicurargli un ruolo da protagonista, non è esclusa questa situazione e quindi magari una separazione in cui l'Inter non ha avuto la colpa di aver offerto troppo poco, ma semplicemente un calciatore che aveva altre aspirazioni, ecco, per quanto riguarda il suo utilizzo. Rimaniamo sul reparto difensivo, c'è il nome di Chalobah. Non ci sono sostanziali novità su Chalobah in sé, nel senso che l'Inter cerca l'accordo col calciatore, dopodiché bisognerà trovare quello col Chelsea che chiede 35 milioni e non è propenso al prestito, e qui invece c'è il pericolo Como, nel senso che la squadra di Fabregas ha già offerto ha già fatto un'offerta ecco, al Chelsea che è stata rifiutata ed è lì alla finestra. Sembra che al momento attenda non ci sia un'asta, non ha intenzione neanche il Como di fare un'asta per Chalobah, però è lì pronta insomma ad inserirsi se l'Inter non dovesse arrivare a concludere per l'affare Chalobah. E occhio perché poi col Como potrebbero prospettarsi anche altri duelli sempre in difesa, perché come viene riportato stamattina anche dai quotidiani, Chalobah non è l'unico nome sul quale lavora l'Inter in difesa, ci sono delle alternative, una potrebbe portare a quello che è un obiettivo del Como, Davinson Sanchez, difensore del Galatasaray, classe 96, e lì ecco che effettivamente significherebbe andare a duellare con la squadra lariana. Davinson Sanchez non è un calciatore che mi trova particolarmente d'accordo, nel senso che sarebbe un affare comunque oneroso, perché non penso che il Galatasaray regali il calciatore,
Lui stesso ha un ingaggio da 4 milioni e mezzo più bonus, almeno da quello che si legge in rete, quindi per quanto potrebbe accettare qualcosina in meno, ma difficile che possa ridursi l'ingaggio del 50%, e non è un calciatore che può arrivare e possiamo pensare di migliorarlo, possiamo pensare che abbia margini di miglioramento, che possa esplodere. È semplicemente un po' così, un usato sicuro potremmo definirlo. Un buon calciatore assolutamente, però è un usato sicuro. È un calciatore che non conosce tra l'altro il nostro campionato, quindi insomma anche su questo io non sarei così convinto di andare su Davinson Sanchez, e non sono neanche così convinto che insomma la voce che associa il nome di Sanchez all'Inter poi possa trovare effettivamente riscontro. Trova invece riscontro l'altra ipotesi, ed è quella che porta Gianluca Mancini, che al momento ha la priorità del rinnovo con la Roma, rinnovo che però non sta arrivando. Ecco, e se dovesse passare il tempo, se dovesse complicarsi il rinnovo, l'Inter è lì pronta per provare a prendere Gianluca Mancini, che sarebbe un nome interessante per la difesa dell'Inter, perché è un calciatore comunque che ha cattiveria agonistica, che magari è bravo anche nella marcatura e ha aggressività, conosce molto bene il nostro campionato. Anche lui però è un classe 96 e non sarebbe un calciatore insomma dal prezzo bassissimo, perché per quanto non possa trovare l'accordo col rinnovo, per quanto abbia un contratto in scadenza nel 2027, cosa che per esempio non ha Davinson Sanchez, a scadenza 2029 il difensore del Galatasaray. Comunque non penso che la Roma sia pronta a regalare Mancini, penso comunque che chiederebbe una cifra superiore ai 20 milioni, e significa fare un investimento su un calciatore che conosciamo che non è un cattivo difensore, però anche qui non abbiamo grossi margini di miglioramento, non possiamo pensare che magari arriva Mancini e ci fa fare il salto di qualità alla difesa. Sappiamo quello che dà, sarà un'alternativa, sarebbe un'alternativa importante, però ecco, io penso nel momento in cui l'Inter ha comunque dei calciatori che danno sicurezze come Bissek, Akanji, Bastoni, per quanto Akanji non mi faccia impazzire da centrale, però lo scorso anno, almeno in campionato, ha dato delle sicurezze, e se sta cercando già un calciatore come per esempio può essere Chalobah, che bene o male è un calciatore comunque di esperienza, io andrei a puntare anche su qualche giovane, ma eventualmente anche se dovesse saltare all'affare Chalobah, io proverei a prendere magari un calciatore anche un po' più giovane, valorizzando il reparto scouting, che però ha margini di miglioramento. Ecco, per fare un esempio, prima ho fatto il nome di Bissek che arriva a 7 milioni, è un calciatore che quando arriva fa anche un po' storcere il naso, insomma in pochi lo conoscevano, però poi è un calciatore che dà tantissima resa. Non dico di spendere 7 milioni per i difensori, però anche andare a cercare un calciatore da 20 milioni può portare poi magari ecco ad un ragazzo di 22-23 anni che ha ampi margini di miglioramento, che può esplodere, che può essere il titolare del futuro dell'Inter e non soltanto un usato sicuro dove andiamo sì ad affidarci ad un calciatore che conosciamo ma sappiamo che non fa alzare nettamente l'asticella, oppure né tantomeno ecco possiamo pensare che tra qualche anno può valere 60 milioni, perché magari se andiamo a prendere Mancini difficile che fra 2 anni possiamo ritrovarci un difensore da 60 milioni, probabilmente avremo soltanto quel difensore dal rendimento sicuro per i prossimi 2, 3, 4 anni, però difficilmente puoi pensare ecco, di alzare di tanto l'asticella. Proseguiamo anche sugli altri temi di giornata, sugli altri articoli, e leggiamo sul Corriere dello Sport Enrique Odiouf, uno parte. Il brasiliano punta alla Premier, non è arrivata l'offerta giusta per lui o per il francese. Non sarà immediata, ma l'uscita è plausibile. Ecco, al momento non ci sono offerte per Luis Enrique e Diouf, però si può ipotizzare che se dovesse arrivare l'offerta almeno uno dei due partirà. Da quello che dice il Corriere dello Sport, l'Inter praticamente rimarrebbe comunque con due calciatori sulla destra, quindi dovesse partire Luis Enrique, i calciatori sarebbero Calaili, ammesso che vada in porto poi l'affare, e Diouf, dovesse partire Diouf ovviamente sarebbero Calaili e Luis Enrique. Dal mio punto di vista io proverei a cedere Luis Enrique, che sicuramente ha più mercato rispetto a Diouf, però prenderei poi un quinto destro di ruolo. Questo perché Diouf ad oggi non possiamo considerarlo un vero e proprio quinto, perché dà imprevedibilità, magari porta scompiglio nella metacampo avversaria, ha progressione palla al piede, però non ha tempi per esempio difensivi da un vero e proprio quinto, non ha il posizionamento da quinto. Magari nel momento in cui noi dobbiamo fare almeno del titolare,
avremmo un quinto a piede invertito e quindi magari abbiamo bisogno di ampiezza e profondità e non riuscirà a darla allo stesso modo in cui magari la dà un destro se gioca sulla destra e quindi non si trova a piede invertito. E quindi per tutti questi motivi, per tutte queste perplessità, io se riuscissi a cedere Luis Enrique punterei ad un quinto destro di riserva ma di ruolo. Per quanto anche un calciatore a basso costo, un calciatore anche giovane, un calciatore da migliorare o un'opportunità di mercato che comunque può prospettarsi, però ecco, un calciatore che mi dà quella sicurezza nel momento in cui il titolare non è disponibile, devo fare il turnover, è infortunato per 3-4 partite perché può capitare nel corso della stagione, o un calciatore che mi assicura quel rendimento. Poi magari Diouf lo posso anche tenere in squadra, come Jolly, oppure nella speranza che lui diventa un ottimo quinto, che dia ottime risposte in allenamento e quindi so che poi posso affidarmi a lui, ma è un calciatore diverso che mi porterà qualcosa diverso rispetto agli altri due calciatori. Insomma, però ad oggi non è un discorso imminente perché non c'è l'offerta né per l'uno né per l'altro. Su Luis Enrique a gennaio c'era il Bournemouth che però al momento non sembra muoversi per prendere il brasiliano, quindi vedremo. Però ecco, sembra che poi l'Inter, almeno da quanto riporta il Corriere dello Sport, possa investire in altri ruoli, cosa che io farei sì, magari una parte dell'introito per Luis Enrico Diouf lo investirei in altri ruoli, però c'è bisogno poi di un altro quinto a destra. Concludiamo anche con l'ultimo articolo, leggiamo da Tuttosport Alexiou all'AEK i primi frutti dell'Under 23. Alexiou infatti è stato ceduto all'AEK Atene in prestito con un diritto di riscatto a 3 milioni contro riscatto in favore dell'Inter, quindi altra operazione che magari passa un po' più in sordina, però ecco è quell'operazione che poi in seguito può portare i suoi frutti perché si manda a giocare il calciatore in una prima squadra in un campionato sicuramente meno competitivo rispetto a quello italiano, però comunque lo si manda a confrontarsi con un massimo campionato, ecco, con una prima squadra. Dopodiché c'è un diritto di riscatto e controriscatto, quindi l'Inter non perde il controllo sul calciatore. Chissà che magari possa essere un'operazione che poi ci restituisce un calciatore già pronto. Però, come al solito, ecco, io sono sempre d'accordo quando si fanno queste operazioni dove c'è la possibilità di far crescere un giovane, di ritrovarsi un giovane importante in prima squadra. Penso che sia la strada che si debba percorrere in questo momento, visto che l'Inter non può investire grosse cifre, visto che comunque c'è un Under 23 che deve portare comunque talenti in prima squadra. Ecco, io mi auguro che sul lungo termine, perché io penso che i frutti dell'Under 23 li vedremo nel giro di 2-3 anni, porti i calciatori in prima squadra e non serva soltanto per fare delle plusvalenze, che sì saranno anche utili, però ecco, secondo me il senso dell'Under 23 deve essere quello di formare calciatori per la prima squadra e mi auguro che insomma l'operazione Alexiou vada anche in questa direzione. Aspetto le vostre considerazioni nei commenti, cosa ne pensate insomma su Kalaili, se credete che l'inserimento del Como possa essere concreto o soltanto un po' una tattica che arriva dal Belgio per ottenere qualche milione in più. Cosa ne pensate eventualmente anche sulle alternative a Chalobah, questi nomi che sono stati accostati all'Inter, sui quali naturalmente non c'è una vera trattativa, quindi Davinson Sanchez e Gianluca Mancini, o se anche voi magari andreste su un calciatore più giovane, un calciatore da far esplodere, valorizzando l'attività del reparto scouting. Insomma, come al solito, confrontiamoci su tutto quello che riguarda il mondo nerazzurro e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.